Ciao bonsaisti e benvenuti, bentornati sul mio canale. La settimana scorsa vi avevo detto che sarei andato a fare un video su questo acero Arakawa in cui andavamo a staccare le margotte e a fare una sorta di impostazione primaria della pianta. Ora, per evitarvi di tra virgolette perdere qualche minuto, più di qualche minuto a vedere come staccavo le margotte eccetera eccetera, perché devo dire è stato un lavoro abbastanza delicato, visto che il terriccio delle margotte era tutto quanto terriccio granulare, quindi avevo paura si staccasse troppo terriccio eccetera eccetera. Ho preferito farlo da solo, senza telecamera eccetera, che mi va a togliere spazio su il tavolo da lavoro, diciamo. E ora, come vedete, qui mancano le due margotte e a fine video ve le andrò a mostrare. Devo dire che dopo averle rinvasate posso ritenermi molto soddisfatto perché sono venute bene secondo me. Ora ci rimane la pianta in sé. Che cosa andiamo a fare? Come avevo già detto tempo fa, voglio andare a tagliare qui, quindi eliminando tutta questa parte, e proseguire con quest'altra parte, eventualmente magari lo vedrò in seguito andando a continuare con questo ramo qui, perché poi questi altri che vengono di qua sono un po' piccolini. Ora quindi do per assodato che la pianta deve essere più inclinata sicuramente. Stavo guardando questi rami e forse piano piano questo qua potrebbe essere un primo ramo, voi ovviamente non lo vedete, e anche se dovrò fare un taglio proprio all'attaccatura, quindi non so bene come andrà, altrimenti devo tagliare anche questo e sperare che poi qui sotto mi vada a fare qualcos'altro. Diciamo che questa è una cosa da vedere più avanti. Comunque, quindi vi dicevo che questo non lo terrei e continuerei il tronco con questo, in modo tale da fare questo, che ovviamente col filo andrà magari un po' addrizzato e cose così, che probabilmente in seguito farò una bella filatura di tutto. Ed eccoci qua più o meno. Dispiace molto perché tutta questa parte era molto forte e ha cacciato fortissimo dopo aver fatto le margotte, ma qui, se vi ricordate, il ramo era a meno della metà, invece fatte le margotte è diventato molto più grande. Quindi ora prendo una bellissima forbice elettrica e vado a tagliare questa parte qui. Perché la forbice elettrica? Perché le forbici che ho io sono troppo piccole. Come vedete qui, come vado a fare il taglio, vado proprio sotto quel ramo, quindi secondo me devo farlo saltare e poi sicuramente la pianta mi ricaccerà sotto, sono abbastanza sicuro di ciò. Quindi mi faccio coraggio e vado a fare questo bel taglio e voilà. Devo dire che è già un'altra faccia. Ora vorrei andarlo a rifinire un pochettino. Ora magari rifinisco tutto quanto con la tronchese. Prendo la tronchese, prendo questo accendino barra fuocatore e, come vedete, vado a scaldare e di conseguenza disinfettare la lama, perché comunque utilizzandola da una pianta all'altra potremmo passare sia malattie fungine che altro, quindi meglio stare attenti. Devo ammettere che il lavoro non è venuto pulitissimo,
proprio perché magari gli attrezzi sono un po' troppo piccoli per andare a fare un taglio così grande. Devo dire che era anche abbastanza scomodo da fare. Ora, importantissimo, mastice, quindi spruzzo un po' d'acqua dentro il tappino, bagno le mani, che sennò si attacca alle mani invece che alla pianta, prendo una bella pallina di mastice, la modello e la vado a schiacciare qui, stando bene attento di coprire tutti i bordi. Se sentite che si attaccano le mani, ribagnatele. E andate a coprire tutto al meglio. Allora, vi devo dire che così, diciamo che neanche mi dispiace. Ora quindi poi vedrò se tirarlo su e comunque con quale di questi rami continuare. Potrebbe essere una buona idea andare comunque ad accorciare i rami più alti, perché non vorrei vadano a togliere troppa energia alla parte sotto, quindi prendo, che ne so, qui e taglio. Comunque vi ribadisco che questa pianta è molto forte, veramente sto avendo difficoltà certe volte a tagliare i rami, però comunque diciamo che il lavoro l'abbiamo fatto. Ora è a gusto vostro, però comunque guardando un po' il piede siamo d'accordo che il fronte, diciamo, è questo. Magari facendo saltare questa radice, e facendo poi crescere bene le altre. Ovviamente questa pianta io non l'ho toccata a livello radicale quando l'ho rinvasata l'anno scorso, quindi sistemando bene il piede, poi una volta fatto questa parte qui, tutto il resto si andrà a fare per bene. E quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate. A me sta piacendo veramente tanto questa pianta e piace anche tanto la corteccia che sta facendo. Ecco qui la prima margotta, ecco qua come la vedete. Se vedete bene ha fatto un discreto piede, non totalmente raggiera, ma poco ci manca. E comunque ovviamente non sarà probabilmente utile a livello bonsaistico, oppure chissà, vediamo, però intanto l'ho fatta perché mi dispiaceva veramente tanto buttare una parte così grande di pianta. Ora vi faccio vedere l'altra e poi ci salutiamo. Eccoci qua con l'altra margotta. Qui il piede è venuto un po' meglio, diciamo le radici sono un po' più leggera, ed ecco il resto della pianta come sta avvenendo. Alla fine anche questa è abbastanza dritta come l'altra, difficilmente sarà utile a livello bonsaistico, però abbiamo salvato un bel pezzettino di pianta e probabilmente ne abbiamo fatte altre due. Ora ci salutiamo con l'Acero Racaua completo. Eccoci qua, siamo ai saluti finali. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi date sempre. Vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video. Ditemi sotto nei commenti se avete degli Aceri Racaua, se vi piacerebbe averne uno,
se li state lavorando a bonsai e voi se avreste preso la scelta che ho preso io in questo momento. Vi ricordo che se volete supportarmi potete guardare i link che vi metto nel mio canale Telegram dell'offerta, trovate il QR code a video. Se entrate nel canale Telegram vi ricordo che potete acquistare tutto ciò che vi metto lì in offerta su garden, bonsai, fai da te e tanto altro, però in realtà potete anche comprare prodotti che non c'entrano niente con questo mondo. In ogni caso contribuirete gratuitamente per voi a supportare il mio canale. Io vi ringrazio veramente tanto e noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!